cercando per caso un tutorial su uno dei migliori strumenti per poter fare live streaming multidestinazione che magari si chiama StreamYard e con questa bella paperella? Lo trovi in questo video. Benvenuti e bentornati, io sono Manabi e in questo canale parliamo di come far crescere un pubblico e aumentare le vendite con i video online. Se trovi informazioni utili in questo video assicurati di mettere un bel like perché credimi fa davvero la differenza. Tutti i link delle cose di cui parlo li trovi qui sotto in descrizione, compreso quello per la guida gratuita all'apertura e alla gestione di un canale YouTube aziendale nel 2021. Ma buttiamoci nel video di oggi. Ragazzi, una gran figata. Il video di StreamYard è stato il video praticamente più visto sul canale con oltre 90.000 visualizzazioni. Non solo è diventato il primo tutorial in Italia per quanto riguarda questo strumento, me la battaglio anche con alcuni canali americani, per cui grazie mille a tutti coloro che hanno già visto il precedente tutorial. Se non l'avete ancora visto lo trovate qui sopra o qui sotto in descrizione, ma da quel tutorial ci sono un sacco di novità, per cui questo è il tutorial aggiornato su StreamYard nel 2021. Ma buttiamoci immediatamente sul nostro computer e cerchiamo di comprendere come poter realizzare delle live streaming con fino a 10 partecipanti, fino a 8 piattaforme di destinazione in contemporanea: YouTube, Facebook, Twitch, Customer RTMP, LinkedIn, eccetera eccetera, per fare in modo di trasmettere i nostri programmi e i nostri format nel modo più efficace possibile. Parliamo di un vero e proprio studio professionale, una vera e propria regia che sì, ha delle limitazioni, ma rende l'approccio alle live streaming veramente disponibile a chiunque. Quello che stiamo per vedere è il nostro account, che è un account nella versione professional, per cui la versione più alta. Partiamo con l'account gratuito che ci permette di fare una serie di cose, streamare fino a 20 ore al mese, ma una serie di limitazioni come anche la filigrana di StreamYard. Il piano basic a $20 al mese, il piano professional a $39 al mese. Per quanto riguarda il basic abbiamo 3 punti di destinazione principali, abbiamo tutto quanto sbloccato per quanto riguarda il branding eccetera eccetera. Non possiamo streamare in full HD e non possiamo avere la registrazione separata degli audio, mentre col piano pro abbiamo 8 destinazioni a disposizione, abbiamo il full HD e abbiamo la registrazione separata e individuale di quelli che sono gli audio. Entrando nel nostro account, la prima cosa che vediamo è la sezione dei broadcast, ovvero dove poter programmare quelle che sono le nostre streaming o dove poter programmare anche semplicemente una registrazione. Non solo, abbiamo anche l'archivio di tutti quelli che sono i broadcast passati, con tutta una serie di funzionalità che poi possiamo andare a vedere. Allora, innanzitutto noi dobbiamo andare sulla tab destinazioni a collegare le nostre destinazioni, per cui cliccando sul pulsante Add a Destination abbiamo l'opportunità di collegare i nostri profili Facebook divisi in profili, gruppi e pagine. Ci sono delle differenze di limitazioni tra profilo, gruppo e pagina. Stessa cosa per quanto riguarda LinkedIn, profili, eventi e pagine. Ancora oggi bisogna richiedere l'approvazione e ricevere l'approvazione da parte di LinkedIn per poter fare streaming su LinkedIn. Poi abbiamo la possibilità di collegare il nostro canale YouTube, il nostro canale Twitter, il nostro canale Twitch e possiamo andare in via Custom RTMP. Quindi vuol dire che con le nostre chiavi di streaming possiamo andare a streamare praticamente ovunque. Come vedete non compare Instagram ancora oggi non ha rilasciato le API ufficiali per poter andare in streaming in multipiattaforma. Infatti nei propri termini e condizioni vieta il multi-streaming utilizzando come destinazione proprio Instagram. Non solo, poi c'è anche una limitazione in termini di formato, perché su Instagram si streama in verticale, mentre su queste piattaforme si streama in orizzontale. C'è una modalità per poter bypassare questa limitazione. Se volete sapere qual è, scrivetemelo nei commenti e vi scriverò qual è la piattaforma per poter fare multi-streaming via Custom
custom RTMP utilizzando StreamYard per poter andare in destinazione anche su Instagram. Una volta che abbiamo collegato sostanzialmente le nostre destinazioni, nel momento in cui andiamo a creare il broadcast, andando a cliccare sul pulsante, ecco la prima novità incredibilmente interessante, ovvero abbiamo la possibilità di poter programmare uno streaming con un video che abbiamo pre-registrato, per cui mandiamo uno streaming in differita. Cliccando qui sopra abbiamo la possibilità innanzitutto di selezionare qual è il canale su cui vogliamo programmare la nostra streaming e poi di conseguenza possiamo andare a selezionare la registrazione in due modalità differenti, ovvero uno, andiamo a caricare un file video dal nostro computer, oppure due, andiamo a selezionare uno dei precedenti streaming che abbiamo realizzato sul nostro canale e andiamo a scegliere la registrazione di quello streaming da rimandare in diretta appunto con questo evento. Ma noi andiamo nella modalità normale. Nel momento in cui andiamo a programmare un nuovo broadcast possiamo selezionare il canale principale su cui andare a streamare, ci aggiungiamo il titolo, la descrizione, possiamo scegliere, in questo caso stiamo selezionando YouTube, se andare in pubblico, non in elenco oppure in privato, oppure lo possiamo schedulare per un secondo momento. Questo ci darà l'opportunità di aggiungere la nostra immagine di copertina e di poter programmare la data di partenza dell'evento. Se noi andiamo a selezionare anche in questo caso la pagina Facebook, per esempio, di Roberto, che cosa succederà? Che potremo andare a cliccare qui sotto per la customizzazione di ogni singola destinazione, per cui potremo andare a mettere anche due titoli differenti per quanto riguarda la nostra live e di conseguenza andare in registrazione. Oppure ancora possiamo deselezionare tutti i canali e andare in modalità solo registrazione. In questo caso andiamo a chiudere questa finestra e entriamo direttamente in questa stanza che avevamo già creato. Nel momento in cui atterriamo, le prime impostazioni ci danno l'opportunità di selezionare quella che è la camera. Abbiamo l'opportunità di entrare direttamente nei setting, modificare la camera che vogliamo utilizzare e nelle impostazioni avanzate, se abbiamo il piano professional, possiamo andare a definire direttamente anche il Full HD, altrimenti definiremo il 720, il 480, il 360 da modificare in base anche a quanta banda abbiamo e quanta connessione internet abbiamo a disposizione. Dalla modalità audio abbiamo la possibilità di andare a identificare quello che è il nostro microfono in ingresso, quelle che sono le nostre casse in uscita con anche la modalità test. Possiamo utilizzare la modalità di cancellazione dell'eco, la modalità di aggiustamento automatico del volume, regolare il livello del volume e volendo anche la possibilità di impostare lo stereo in audio. Se abbiamo un green screen, attenzione, questa non è modalità sfondo virtuale come in Skype o in Zoom, se abbiamo un green screen possiamo andare a impostare sostanzialmente quello che è uno sfondo personalizzato per poter risaltare al meglio. Noi di conseguenza chiudiamo, qui abbiamo immediatamente il monitoring dell'audio per comprendere se abbiamo tutto a posto e qui sotto possiamo inserire il nostro nome per far apparire il sottopancia se le impostazioni sono abilitate, ma fra poco lo vedremo, e far vedere appunto il nostro nome. Entriamo a questo punto nello studio. Qui abbiamo già, come StreamYard, abbiamo già un ospite a cui abbiamo inviato precedentemente il link per poter entrare in questa stanza di broadcast, ma innanzitutto andiamoci a modificare la mia luminosità perché fa veramente pietà. Ecco qui che abbiamo riguadagnato un'immagine migliore. Che cosa abbiamo in questa interfaccia che è la nostra interfaccia di regia ufficiale? Allora, innanzitutto qui sotto dove abbiamo appunto Manabi Regia avremo sostanzialmente tutte le card di ogni nostro singolo ospite, fino a 10 ospiti. Non solo, avremo anche la riproduzione di quelle che sono gli schermi che vogliamo mostrare, per esempio per far visualizzare delle slide o cose di questo tipo. Non solo, avremo anche l'opportunità di poter shareare direttamente dei video pre-registrati. In questo caso noi che cosa facciamo? Ci andiamo ad allargare una schermata in questo momento, andiamo ad aggiungere la possibilità di share. Come dicevamo, abbiamo video o abbiamo video file o abbiamo share screen, andiamo a selezionare share screen, ci selezioniamo una scheda di StreamYard e in questo caso abbiamo selezionato appunto
il pricing di StreamYard. Ecco che ce l'ha aggiunto qui in regia, ma ancora non lo stiamo visualizzando in maniera automatica all'interno di quella che è la schermata che vedrà il nostro pubblico, semplicemente perché abbiamo disattivato questa funzione. Fra poco vediamo come poterla disabilitare o riattivare a seconda dei casi. A questo punto ci aggiungiamo alla regia. Ecco qui che stiamo visualizzando e proiettando lo schermo di una delle nostre schede, ma in questa modalità, in questa stessa modalità, possiamo mostrare anche quelle che sono slide di una presentazione o qualsiasi altra tipologia di immagine, oppure anche di video. Non solo, in questa modalità qui sopra abbiamo tutte quelle che sono le modalità di visualizzazione che possiamo utilizzare, ma le vediamo fra poco. Qui sotto di nuovo possiamo mutare il nostro microfono, stoppare la nostra camera, accedere alle impostazioni sia da qui sotto ma anche dai setting qui a destra. Cliccando i setting avremo i setting generali, ci danno l'opportunità a seconda della banda che abbiamo di trasmettere a 720 o a 1080 se abbiamo il piano professional. Avremo la possibilità di poter definire come devono essere mostrati i commenti a seconda dei banner. Potremo definire se far vedere degli audio avatar, ovvero abbiamo una persona collegata, un ospite collegato solo ed esclusivamente con l'audio. Potremo definire se fare in modo di far vedere anche un'immagine di avatar di quella persona oppure no. Di conseguenza potremo definire se aggiungere automaticamente ogni volta che vogliamo condividere una finestra del nostro schermo o delle slide, oppure fare come abbiamo appena fatto, ovvero che noi aggiungiamo e poi dobbiamo andare a cliccare dalla regia per aggiungere anche quella sorgente. Molto interessante, soprattutto per chi fa interviste e soprattutto per chi poi distribuisce queste interviste anche via podcast, la possibilità di registrare l'audio separato per ogni nostro ospite. Quindi in questa modalità potremo andare a regolare in post-produzione i vari livelli, ma anche questa è una funzionalità disponibile solo ed esclusivamente con il piano professional ed è ancora in versione beta. Poi ancora possiamo andare ad agire su quelle che sono le impostazioni della nostra camera, su quelle che sono le impostazioni del nostro audio come abbiamo visto prima, su quello che è il green screen e su quelle che sono le impostazioni principali degli ospiti, ovvero potremmo inibire la possibilità agli ospiti di poter vedere i commenti. Potremmo decidere di avere un suono che ci avvisa ogni volta che un ospite entra nella nostra stanza, e potremo anche scegliere il fatto che ogni ospite deve doversi autenticare, deve dover fare una login. Quello ci permette poi di poter bannare determinati ospiti per evitare che continuino a rientrare all'interno della stanza se si sono mostrati come dei disturbatori. Facciamo entrare anche il nostro ospite, che è la nostra tazza di StreamYard, e di conseguenza a quel punto possiamo, con queste icone qui sotto, andare con quella che è la mia immagine principale del relatore principale all'interno dello streaming, oppure andare in modalità affiancata con il mio ospite, che è proprio la nostra papera di StreamYard, in modalità schermo verticale, oppure ancora in modalità ognuno degli ospiti in modalità 16 noni, oppure di conseguenza andare a mettere l'ospite principale che sta parlando e chi sta ascoltando più piccolino, ma a un certo punto poter anche con drag and drop modificare la posizione degli ospiti. Questo è molto interessante, per esempio nelle modalità intervista, in cui prima parla un relatore e poi ne parla un altro, e di conseguenza fare drag and drop per spostarli. Oppure ancora andiamo nella modalità in cui abbiamo l'ospite principale con le slide piccole, oppure ancora tutti gli ospiti piccolini e la slide grande, oppure ancora andiamo a vedere quella che è la slide sostanzialmente a tutto schermo. Mettiamoci in modalità con la nostra tazza di StreamYard di fianco e andiamo a esplorare tutto il lato destro. Nella prima parte abbiamo i nostri commenti che cliccando possiamo andare a mostrare. Di conseguenza possiamo, nel momento in cui non stessimo facendo una sola registrazione ma stessimo streamando direttamente su piattaforme, possiamo andare anche a mettere i commenti e decidere nel momento in cui siamo in multistreaming su quale piattaforma singola vogliamo andare a mettere il nostro commento. Oppure ancora entriamo nella modalità dei banner, in cui possiamo avere
un banner scorrevole che appunto scorre durante tutta la nostra streaming, oppure ancora andare a inserire quello che è un titolo sottopancia. Possiamo anche utilizzarlo senza sostanzialmente lo scorrevole. Per crearli basta scrivere il nostro testo e poi fleggare se lo vogliamo scorrevole oppure no. Andiamo ancora avanti nella parte del brand. Nella parte del brand possiamo andare a definire quello che è il colore principale che vogliamo utilizzare, che ci va a modificare tutte le varie modalità. In questo caso andiamo su un bel rosso che a me piace particolarmente, e per cui cosa succede? Che se torniamo sui commenti avremo i commenti col colore rosso, se torniamo sul banner avremo il banner col colore rosso, avremo il sottopancia con il colore rosso. Nella modalità brand poi abbiamo il tema che andiamo a modificare. Per esempio, se andiamo a mettere minimal, tornando sui banner, ecco che vediamo che si è modificato la grafica del titolo sottopancia che volevamo utilizzare. Poi ancora qui sotto possiamo mettere il logo di StreamYard in alto a destra, oppure possiamo andare a caricare quello che è un nostro logo, una nostra filigrana. Poi abbiamo tutta la sezione degli overlay, in cui sostanzialmente poter andare ad aggiungere quelle che sono grafiche, in questo caso bucate, oppure delle grafiche piene, sostanzialmente su quella che è la nostra visualizzazione, su quella che è la nostra schermata. Ecco qui per esempio abbiamo aggiunto un'animazione in formato grafico .gif. Questi overlay devono avere, come si vede qui, un formato 1280x720 e non devono essere più pesanti di 20 mega i file grafici o 3 mega per quanto riguarda le GIF, formati abilitati PNG appunto o GIF. Qui sotto ancora invece abbiamo le videoclip. In questo caso un timer da 30 secondi che è già integrato in StreamYard, oppure ancora potremmo decidere di far partire quello che è un nostro video. Per quanto riguarda i video, le limitazioni sono formato 1280x720, massimo 200 mega, massimo 10 minuti di lunghezza. Non solo ancora, qui sotto abbiamo tutta la parte dei background, in cui se andiamo a mettere il background, ecco come vedete come cambia lo sfondo che io ho alle spalle, e sostanzialmente posso andare ad aggiungere o togliere i background. Qui sotto posso decidere se far visualizzare quelli che sono i nomi sotto pancia oppure no. Altra cosa ancora, abbiamo una private chat, quindi una chat privata con ognuno dei nostri ospiti. In questo caso, nel momento in cui andiamo a scrivere in questa chat, possiamo dialogare solo ed esclusivamente con i nostri ospiti e il nostro pubblico non vedrà assolutamente niente. Ma usciamo in questo momento da tutto il nostro studio in cui abbiamo visto gli elementi principali della nostra interfaccia e torniamo a delle cose particolarmente interessanti. Qui in questo caso, nel momento in cui noi abbiamo programmato un nostro broadcast, cliccando i tre pallini possiamo andare a prendere direttamente quello che è il link con cui vogliamo invitare i nostri ospiti. Possiamo andare a cliccare su Edit, che ci dà l'opportunità di modificare quelle che sono le informazioni di base del nostro broadcast. Ma l'altra cosa interessante è che nel momento in cui noi abbiamo le nostre registrazioni, possiamo andare sostanzialmente a vederci la registrazione. Una volta qui sotto come storage, per quanto riguarda le registrazioni, avevamo sostanzialmente un tempo limite di 15 giorni per le nostre registrazioni. In questo caso nel nostro piano abbiamo fino a 50 ore per poter archiviare le nostre registrazioni, dopodiché possiamo andare a acquistare ulteriore spazio. Ecco qui che abbiamo 100 ore a 4,49 al mese fino a 400 ore a 16,99 al mese. Su questa streaming noi che cosa potremo fare? Potremo andare a scaricare la registrazione esattamente nei formati che vedevamo prima. Possiamo scaricare anche solo l'audio o possiamo scaricare il video con gli audio separati. Un'ottima novità è la possibilità di fare l'embed o lo share direttamente da StreamYard. Infatti nel momento in cui andiamo a copiarci il link, ce lo andiamo ad aprire su una nuova finestra, ecco che StreamYard ci ha creato direttamente una pagina sul suo sito con quello che è la streaming che avevamo realizzato. Oppure ancora andiamo su embed, ci andiamo a copiare, ce lo andiamo a incollare all'interno del nostro sito. Non solo, che cosa possiamo fare ancora? Possiamo andare a programmare direttamente da qui una nuova streaming con
il broadcast che avevamo già realizzato e lo andiamo a streamare su un nuovo canale. Insomma, un sacco di funzionalità fighissime che permettono di realizzare veramente delle live streaming professionali fatte veramente bene. Una cosa ci tengo a sottolineare: per quanto siamo affezionati a questa bella paperella, io sono felicissimo, sono tutto brandizzato grazie ai risultati che ho raggiunto con tutto il lavoro che abbiamo fatto su StreamYard, con il format di Imprenditori in Video con cui abbiamo fatto un centinaio di live, il supporto che abbiamo dato a Lucca Comics and Games, tutorial StreamYard.it che abbiamo realizzato. Nonostante io sia molto affezionato a questa paperella, se utilizziamo StreamYard a livello professionale, evitiamo di utilizzare la versione gratuita con la filigrana in alto sulla destra. Investiamo magari anche solamente per un mese per fare le streaming che dobbiamo realizzare e poi magari dismettiamo l'abbonamento. Il nostro risultato in termini di branding aziendale sarà sicuramente migliore. Con questo mi avete fatto tantissimi commenti sul precedente tutorial di StreamYard, non sono riuscito a rispondere a tutti quanti, ma qui sotto in descrizione vi metto tutti i link a tutti i tutorial realizzati su StreamYard nel corso degli ultimi 2 anni in maniera tale da approfondire al meglio. Mi raccomando, se non avete trovato risposta in questo video, andate prima a vedere gli altri video prima di fare un commento e andate anche a osservare i vari commenti, andate anche su tutorialstreamyard.it perché ci sono veramente tante informazioni. Se volete potete anche richiedere il corso che ho realizzato per quanto riguarda StreamYard con tutte le singole lezioni che rimandano a ogni singola funzionalità, quindi un vero e proprio manuale. Mi raccomando, mettete un bel like perché anche questo è un video che dice praticamente tutto quello che c'è da sapere per quanto riguarda StreamYard. Fatemi sapere nei commenti che cosa vi piacerebbe vedere nei prossimi video e in descrizione trovate sempre la guida per aprire un canale YouTube aziendale nel 2021, per farlo performare e comprendere come attirare più clienti e incrementare le vendite. Noi ci rivediamo settimana prossima. Salute!